L'incessante consumo di prodotti ittici sta svuotando mari e oceani. Oggi in Italia un pesce consumato su 2 proviene da acquacoltura. Ma cosa sappiamo davvero degli allevamenti intensivi di pesci? Mangimi con antibiotici, sì. Essere animali si è infiltrata in alcuni allevamenti ittici in Grecia, il principale paese fornitore di orate e branzini dell'Italia, e ha documentato il trattamento crudele riservato a questi animali e i problemi legati a questo settore. Maybe in export in Italy. I pesci sembrano molto diversi dagli animali terrestri, ma non è così. La scienza ha ormai chiarito da tempo che sono esseri senzienti e provano dolore. Più della metà delle orate e dei branzini venduti in Italia proviene dalla Grecia. Qui ci troviamo nella zona di Sajada, una delle aree più produttive del paese, con un'elevata densità di allevamenti. 26 allevamenti in zona, 18 chilometri. In natura i branzini possono migrare oltre 100 chilometri dalla costa. Negli allevamenti, invece, sono confinati in gabbie galleggianti di soli pochi metri quadrati e trascorrono il tempo a nuotare in cerchio. Alcuni vivono in queste condizioni per molti anni. How long these fishes have been here? 2014, sono 5 anni. How many fish died in this period? Sono milioni i pesci cresciuti in questo modo innaturale, in ambienti monotoni e senza stimoli, dove non possono soddisfare i loro bisogni etologici. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha dimostrato che le orate sono in grado di provare emozioni, proprio come i primati e altri mammiferi. Questo fa riflettere sul benessere dei pesci in queste strutture spoglie e ristrette. La densità di animali in ogni gabbia è opprimente. Si prendono quasi massimo 40 tonni di pesce dentro. Questo significa 50-60 mila pesci lavano dentro. L'alta concentrazione di pesci nelle gabbie causa un'elevata trasmissione di malattie che passano da un allevamento all'altro con estrema facilità. If I have this is here and you have 500 meters from me, after 2-3 days you have the same disease with me. 1, 2, big, 3, 16, 20 days. A lot of fish in this a lot of fish. Grandi quantità di vaccini, antibiotici e medicinali vengono somministrate con regolarità, anche agli individui sani. Si tratta con l'antibiotico tutta la vasca? Sì, perché sono anche gli altri, non si moriranno, però sono già malati. Capita tutte le volte di dare? Sì, 2-3 massimo, non di più. L'acquacoltura, oltre al benessere dei pesci, ignora anche quello dei mari. Branzini e orate sono infatti specie carnivore e per nutrirle è necessaria una grossa quantità di mangime a base di pesce, la cui produzione sfrutta pesantemente gli stock ittici selvatici. Per fare un chilo di pesce devi mangiare quello là, 2 kg di mangime. Durante la loro vita, i pesci subiscono numerosi maltrattamenti, ma il peggiore avviene al momento dell'uccisione. Al momento della cattura, i pesci vengono ammassati e prelevati dall'acqua con una rete. Questo provoca stress e ferite. Molti vengono addirittura schiacciati dal peso degli altri animali. Senza stordimento preventivo, i pesci subiscono una morte lunga e dolorosa. Scaricati in contenitori con acqua e ghiaccio, soffocano lentamente. La morte arriva dopo interminabili minuti. Miliardi di pesci subiscono questo trattamento disumano prima di finire sulle tavole dei consumatori in tutto il mondo. Ci sono pesci per andare con aereo, Gran Bretagna, America. In Grecia, come in Italia, la situazione è la stessa. La normativa europea non è rispettata e i pesci sono lasciati morire tra sofferenze atroci. È tempo di abbandonare queste pratiche crudeli. Firma la nostra petizione sul sito www.ancheipesci.it per fermare tutto questo.